Hotel Monaco Grand Canal e il suo favoloso ridotto. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò un altro degli alberghi più belli di Venezia. Io per lavoro li sento tutti i giorni, per cui mi pareva interessante portarvi qualche immagine con un po' di storia. Se avete visto il video dell'Aris Bar, che nel caso contrario ve lo linko in alto a destra, nella stessa Calle Vallaresso, quasi di fronte, abbiamo uno degli alberghi più belli della città, l'Hotel Monaco Grand Canal, in cui sono entrato per farvi vedere alcune immagini. Affacciato sul Canal Grande, è di proprietà del gruppo Benetton. Ve l'ho proposto perché possiate vedere l'entrata con la reception, il ristorante con terrazza sul Canal Grande e la mitica sala del ridotto. Appena entrato mi sono sentito un pesce fuor d'acqua, comunque ho dato un'occhiata alla reception alla sinistra e poi mi sono spostato sulla destra, in cui c'è un salottino con delle poltrone, con una vera da pozzo molto bella. Notevole la vetrata sul soffitto che ti fa sembrare di essere all'aperto. Dopo aver gironzolato un po', mi sono spostato alla terrazza ristorante dell'albergo, dove ho preso un buon caffè. Presso la terrazza dell'Hotel Monaco Grand Canal si danno appuntamento a rappresentanti di istituzioni, economia e finanza. Unica la scenografia che si ha di fronte: la punta della dogana, la Basilica della Salute, l'isola di San Giorgio, l'isola della Giudecca con le zitelle. Belli gli spettacoli creati dalla luce in ogni stagione e a seconda delle ore. Chiunque venga qua subisce il fascino di questo spazio. Dopo il caffè mi sono spostato nelle sale del ridotto, di cui avevo tanto sentito parlare. La storia del ridotto è indissolubilmente legata alla nascita ufficiale del gioco d'azzardo a Venezia. Marin Sanudo, cronista della storia veneta, riferisce che nel 1172 a Venezia giunsero dall'Oriente 3 colonne, bottino di guerra, che dovevano abbellire la città e dare un segnale dell'importanza economica e politica che stava assumendo. Di una colonna si persero subito le tracce, le altre 2 giacquero sulla riva in quanto non si sapeva come erigerle. Si propose Niccolò Barattieri, che assicurò al doge Sebastiano Ziani di possedere la conoscenza per portare a termine il lavoro. Le colonne furono imbragate, le corde che lo avvolgevano venivano bagnate continuamente, asciugandosi si accorciavano e infine, grazie a questo ingegnoso elastico movimento, trovarono la posizione soddisfacente. Come ricompensa il doge donò ai barettieri il permesso di fare qualsiasi tipo di gioco tra le 2 colonne e sui gradini delle stesse. Era una zona franca, un casinò all'aperto, dove la legge non aveva potere, per cui già al tempo il gioco era conosciuto, tanto che veniva punito. Il gioco era vietato, ma a nulla servivano le leggi, le repressioni, le delazioni, il carcere. L'atteggiamento dello Stato cambiò solo nel XVI secolo con la Lega di Cambrai. Le casse erano vuote e lo Stato pragmatico divenne lo Stato biscazziere. Nel 1638 Marco Dandolo affittò l'edificio allo Stato come pubblico ridotto. La data segna l'istituzione di una pubblica casa da gioco gestita dallo Stato, cioè dai suoi nobili rappresentanti. Il gioco è sempre bandito in città, ma nel ridotto di San Moisè, cioè a Palazzo Dandolo, lo Stato autorizza il vizio. Solo i patrizi potevano tener banco, cioè dare le carte. Moderni croupier avevano abiti e privilegi esclusivi, con toga e parrucca. Dovevano stare a viso scoperto, i giocatori invece erano obbligati ad indossare la maschera per l'anonimato. Il ridotto fu una novità europea, si veniva a Venezia per la sua bellezza, per la fama delle cortigiane, sia per il carnevale che allora durava 6 mesi. Posto nei pressi di Piazza San Marco, il ridotto divenne il polo d'attrazione di Venezia.
Quindi non si giocava solo nelle taverne, ma si giocava anche nei casini privati dove gli ingredienti erano sempre gli stessi, donne e dadi. Le tele giunte a noi, riproducente e ridotto, ci mostrano che si giocava in contanti, non si poteva giocare sulla parola e con l'abbondanza di denaro le belle cortigiane lo lessero il loro luogo deputato. Ecco quindi le immagini di un passato molto particolare di Venezia. A me è piaciuto molto e a voi? Ditemi nei commenti se siete interessati ad altri alberghi con un po' di storia, così io cercherò in un modo o nell'altro di mostrarveli, così da condividere una Venezia un po' nascosta. Ci sentiamo al prossimo video. Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi e attivare la campanella per dare un po' di verve a questo canale che non sembra crescere malgrado i miei video settimanali. Nella descrizione troverete dei link di Amazon da cui, se vi accederete, potrete prendere non solo i libri ma qualsiasi cosa che daranno a me una piccola percentuale per il canale. In più, sempre nella descrizione c'è il link di PayPal per offrirmi un caffè o qualcosa per il canale per crescere. Ve ne sarò grato e vi ringrazierò direttamente nei video. Grazie. Iscriviti! 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 Iscriviti!